Amici, per cominciare vorrei fare alcune necessarie premesse. La prima è che gli esseri umani sono la specie dominante sulla Terra, ma non sono la specie più forte, veloce o resistente. Le persone sono estremamente vulnerabili e la stragrande maggioranza degli animali selvaggi può facilmente uccidere chiunque rappresenti una minaccia per loro. Ma l'umanità continua ad essere la specie dominante. Cosa hanno gli esseri umani che le altre specie non hanno? Naturalmente è una questione di cervello. Gli esseri umani hanno il cervello più grande del regno animale rispetto alle dimensioni del resto del corpo. Ciò fornisce un vantaggio significativo in termini di risoluzione dei problemi e pianificazione. Le persone inoltre hanno la capacità di utilizzare strumenti e l'opportunità di collaborare fra loro. Un leone caccia la preda e smette quando è soddisfatto. Questa è l'unica cosa che sa fare e non potrebbe mai, ad esempio, costruire un business assumendo altri leoni che facciano il lavoro per lui. L'uomo quindi è più intelligente, ma non è detto che questa intelligenza sia un bene, anzi forse la dannazione dell'uomo deriva proprio da questa funzionalità amplificata del cervello. Perciò figuriamoci cosa può venire fuori dalla diffusione senza limiti di una intelligenza artificiale extra. Premetto anche che l'IA per me è un cargo cult, una imitazione degli dei, dal momento che, come appena detto, un animale selvaggio è stabile nei suoi processi vitali, mentre un uomo è logorato dal desiderio continuo di superare se stesso e le proprie capacità e spende la vita nell'illusione del miglioramento, il che accade sempre a scapito di qualcun altro. E questa particolarità può averla ereditata solo dai creatori genetisti e dalle trasformazioni a cui è stato sottoposto. L'IA è quindi una intelligenza extra, una tecnologia in grado di svolgere compiti tradizionalmente risolti dagli esseri umani. In genere, l'intelligenza artificiale si riferisce a programmi per computer con approfondimento automatico, ovvero reti neurali. Trovano modelli da soli e imparano da un'enorme quantità di informazioni. Oggi l'intelligenza artificiale può analizzare una quantità di dati che nemmeno 100 analisti insieme sono in grado di gestire. Sebbene venga definita come una delle principali conquiste tecnologiche, però bisogna dire che ci sono sempre stati interventi extra nei principali eventi dell'umanità. Qualcuno scendeva nell'Ade per consigli su come costruire una città, c'era chi si rivolgeva alla Sibilla, ai greci era stato predetto che senza le frecce di Ercole, come i razzi a lunga gittata di oggi, non avrebbero conquistato Troia. C'era anche chi si collegava a un'arca rice trasmittente e che aspirava alla mela della conoscenza per imitare gli dei. Lo scopo è stato sempre e solo uno: anticipare le mosse degli avversari. La stessa cosa accade oggi. Con una intelligenza potenziata anche i leader meno dotati intellettivamente potranno beneficiare della capacità di un sistema artificiale informatico per ottimizzare le loro prestazioni. Insomma, gente mediocre che potrà disporre di una intelligenza fuori dal comune. L'IA infatti sviluppa programmi in grado di svolgere predizioni a partire da un insieme di dati trascurati o non considerati dagli analisti, per la progettazione e programmazione del modello più idoneo al risultato che si intende ottenere. In poche parole, se qualcuno vuole sterminare una popolazione o togliere una nazione ai legittimi abitanti per assegnarla ad altri, trova suggerimenti, strategie, punti deboli, percorsi da seguire, tempi di realizzazione, attori da impiegare, armi da usare, finestre di Overton da aprire, eccetera. Ma questi modelli sono validi anche per altri scopi: uno scenario nucleare, una crisi economica, una restrizione sociale. Mentre leggevo alcuni articoli sul tema, una parola prendeva corpo: ipocrisia.
I sostenitori delle intelligenze artificiali, infatti, dicono che questa ricerca renderà i sistemi di oggi più accurati, sicuri, trasparenti, affidabili e leali, in modo che l'umanità possa godere di un futuro fiorente, un'estate di intelligenza artificiale ricca di generosi frutti, eccetera, eccetera. Dobbiamo crederci. Dalla parte opposta, cioè quella degli scettici, arrivano gli allarmi altrettanto ipocriti, con la supplica di mettere in pausa i pericolosi esperimenti di intelligenza artificiale. Il solito teatro, tanto si sa che lo sviluppo dei programmi continuerà, perché si tratta di ottenere un'intelligenza superiore e chi potrebbe mai rifiutare un tale regalo? La distopia è passata dalla parte dell'utopia. Inutile dire che l'IA avanzata rappresenta un ulteriore profondo cambiamento nel modo di vivere sulla Terra, un'altra trappola tecnologica postmoderna, dopo l'urbanizzazione, il distacco dalla natura e la dipendenza dai social. Da qualche parte ci sono già dei supermostri che registrano ogni respiro, ogni battito del cuore e controllano i siti che visitiamo, le immagini che scarichiamo, ogni virgola che cambiamo, le emoticon che aggiungiamo. Uno spirito demoniaco all'interno del sistema, chiamato algoritmo, riesce a gestire miliardi e miliardi di messaggi al secondo e individuare fra centinaia di milioni di video alcuni fotogrammi protetti da copyright, pubblicati in Cina 10 anni fa, o delle note di una canzone di 70 anni fa, e prende decisioni sui commenti da censurare. Stiamo parlando di una immane centrale di comando quantistico in cui confluiscono i dati provenienti da ogni essere umano. E quando si leggono messaggi che incitano all'odio, contrari al buonsenso, c'entra ancora la IA, travestita da biorobot gatekeeper. Un robot in una frazione di secondo scrive 1000 commenti ai video non graditi al sistema. La IA scrive anche il copione per i politici, gli influencer, le commissioni transnazionali. Se fosse davvero intelligente e al servizio della vera ricerca, darebbe risposte intelligenti a domande come: di che forma è la Terra? Sono vere le teorie sullo spazio? Invece è solo un altro parassita energetico, anche se ci viene venduta, come al solito, sotto forma di aiuto per risolvere i problemi della società moderna. Un aiuto per la creatività, per il lavoro, per l'istruzione, per impieghi nel mondo delle arti, del vivere quotidiano. Serve a generare idee, musica, eccetera. Fino ad arrivare ai videogiochi. È solito veleno addolcito con l'illusione finale che l'IA ci possa rendere immortali. E purtroppo ancora una volta si tratta di un cane che si morde la coda, infatti c'è chi non vede l'ora di affidarsi completamente a questa devianza. Lars Holmquist della Nottingham Trent University ritiene che le persone interpretino sempre più le loro interazioni con i computer come relazioni sociali reali. La ricerca psicologica conferma che i chatbot, come ChatGPT, coinvolgono le persone in connessioni sociali artificiali e alcuni cosiddetti esperti avvertono che il fenomeno potrebbe portare la gente a creare una nuova religione basata sulla tecnologia. Ed è probabile che l'intelligenza artificiale diventi una fonte di significato più elevato, come i testi religiosi lo erano una volta. Soprattutto se, come alcuni credono, i modelli linguistici di grandi dimensioni diventeranno consapevoli e saranno in grado persino di ergersi ad autorità morali. Pare che un ingegnere informatico di Google abbia perso il lavoro dopo aver affermato che un chatbot dell'azienda fosse autocosciente. Alcuni momenti di autocoscienza delle macchine, d'altra parte, erano stati già descritti nei film, per esempio in 2001 Odissea nello spazio, in cui troviamo il computer HAL 9000,
e nel film Blade Runner con l'androide replicante Nexus 6 e nel film I, Robot con la macchina Sonny. Il futurista Harari ha affermato: la superintelligenza non può essere controllata affatto. Si svilupperà più velocemente di noi anche senza di noi. E c'è un altro aspetto da considerare. Ogni IA viene disegnata per agevolare la nazione in cui viene sviluppata o il padrone che deve servire, per cui persegue interessi specifici e potenzia l'aggressività dei soggetti che la usano, a scapito degli avversari. In questo modo la posta in gioco si alzerà sempre di più e le regole verranno alterate dal miraggio dell'infallibilità. L'IA non è che un altro passo avanti verso la disumanizzazione e credo che sia già responsabile di molti crimini contro l'umanità. Solo una intelligenza potenziata poteva agevolare un'operazione del tipo C-19 che ha suggerito alle miriadi di cloni sparsi nel mondo le frasi, le strategie e i comportamenti da usare per terrorizzare la gente. Insomma, un complotto per far impazzire le persone in contemporanea su tutta la Terra, attivando i circuiti ancestrali della paura e dell'odio. Una programmazione composta di vari tasselli, a partire dai lockdown, che erano anche un modo per creare la dipendenza fatale dai telefonini, accelerare il distacco dalla realtà e far accettare i passi successivi, dal Green Pass alla guerra, fino ad arrivare a quanto accaduto un mese fa, cioè esseri umani trasformati in torce. Già prima si poteva essere bruciati dall'alto con energie dirette sulle case o allagati o finire vittime di terremoti, ma ora la selettività ha fatto passi enormi, anche se credo che abbiano da tempo la capacità di interagire con l'etere e utilizzarlo per i loro scopi. Non penso proprio che si possa credere all'esplosivo spalmato sui singoli telefonini e poi casa per casa sulle lavatrici e sui pannelli solari. Sono le batterie stesse, gli ordigni e tutto ciò che rientra nei circuiti sotto il controllo dei loro tentacoli artificiali. Gli basta comporre dei numeri per scagliarti addosso una tempesta di impulsi tali da surriscaldare in un attimo l'apparecchio e farti saltare in aria. Riescono ad aprire dei varchi nell'etere per giungere dove vogliono con la loro potenza di fuoco. Questa è una prova generale, un avvertimento a tutti quelli che non si allineano. In un attimo potrebbero far saltare in aria milioni di persone. Viviamo di ricatti, abbiamo i ragazzi nelle scuole col telefonino e i passeggeri sugli aerei. È davvero il caso di dire si salvi chi può. Chi può si riconverta a una vita fuori dai circuiti esplosivi. Ma so che questo non avverrà mai perché non è più possibile e questo è un altro risultato delle macchinazioni dell'intelligenza artificiale. Se la questione non fosse molto triste per le modalità e le vittime innocenti, potremmo anche dire di aver risolto un mistero, la scomparsa della precedente civiltà. Probabilmente erano diventati anche loro amanti dei cani, politicamente corretti e soprattutto non idonei alla loro stessa autoconservazione. Ed erano arrivati ai telefonini. Avevano cominciato anche loro con dei visori a muro, poi erano passati a quelli mobili e infine glieli hanno fatti scoppiare fra le mani. L'etere li ha traditi. Forse è un'ipotesi inverosimile, ma fino a un certo punto. Questa è la matrice che si ripete. E si capisce anche come tutti i politici siano ricattati, siano tutti degli ostaggi. Gli avranno fatto vedere dei video dimostrativi di quello che gli può succedere se si mettono di traverso, quindi sono tutti impauriti. E non dico che non sia normale avere paura, ormai dovremmo avere paura tutti quanti.
Ma il principale impiego della IA riguarda la cosa che gli umani sanno fare meglio, cioè la guerra. Dall'intelligenza artificiale, infatti, non potrà mai venire un invito a porgere l'altra guancia. Ci possiamo solo aspettare che contribuisca ad accrescere l'aggressività delle persone e delle nazioni. Nessuno ha pensato a un'intelligenza che inviti alla cautela, a rallentare i processi vitali. Per sua impostazione è un acceleratore di processi logici e matematici, per cui è destinato ad aumentare i pericoli, perché qualsiasi azione programmata sarà rivolta verso qualcuno. Negli ultimi anni tutti i principali eserciti del mondo hanno prestato particolare attenzione allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le loro capacità operative, che in futuro dipenderanno sempre più dalle attrezzature scientifiche e tecniche, dai sistemi di controllo delle truppe alle armi, alle apparecchiature per la guerra elettronica, alla creazione di munizioni in grado di regolare autonomamente la propria traiettoria ed esplodere nel momento ottimale, fino alla sostituzione dell'uomo con l'intelligenza artificiale sul campo di battaglia. L'IA aiuta anche i soldati a sparare con maggiore precisione. Ci sono già sistemi che semplificano il tiro con una mitragliatrice, misura la distanza dal bersaglio, effettua correzioni balistiche, rileva fonti di fuoco in movimento, può distinguere fra amici e nemici e tiene traccia del numero di cartucce nell'arma. Inoltre, confronta le immagini con milioni di altre, cerca somiglianze fra le persone e suggerisce l'opzione migliore per un attacco. Come tutti sappiamo, il mondo è sull'orlo di una guerra che forse dipenderà direttamente dalle decisioni prese dall'intelligenza artificiale avanzata, la quale ha già portato a una nuova corsa agli armamenti e sicuramente nel tempo avrà una responsabilità per le decisioni critiche. Una guerra prolungata, infatti, potrebbe portare ad abbandonare completamente il principio di uccidere sul comando dell'operatore e a lasciare questa decisione direttamente alle macchine. Tali sistemi sono ufficialmente chiamati armi letali autonome, o più spesso chiamati semplicemente robot assassini. La produzione di massa e l'uso di robot killer autonomi saranno probabilmente possibili molto presto. Nel 2020 è stato registrato il primo caso di attacco di droni contro una persona senza il comando diretto dell'operatore e durante la guerra civile libica sono stati utilizzati droni automatizzati che inseguivano le forze dell'esercito nazionale libico in ritirata, attaccando i soldati. In sostanza sono stati i droni stessi a decidere chi uccidere. Nello stesso anno l'intelligenza artificiale ha contribuito all'uccisione di un ingegnere nucleare iraniano utilizzando una mitragliatrice autonoma installata lungo il percorso del corteo. È ovvio che non è più possibile fermare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e i rischi e le minacce associate al suo utilizzo stanno crescendo a dismisura. Attualmente i laboratori di intelligenza artificiale sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che probabilmente in seguito nessuno, nemmeno i loro creatori, potrà capire, prevedere o controllare in modo affidabile. Quindi oggi l'unico dilemma è se questi strumenti possano vivere di vita propria. Per esempio, quando una IA dovrà risolvere un grosso problema, lo farà da sola o chiederà aiuto ad altre, stabilendo delle alleanze e realizzando il suo potere. Alcuni modelli black box, infatti, sono leggibili solo nei loro comportamenti esterni, cioè solo per come reagiscono in uscita a una determinata sollecitazione, ma il cui funzionamento interno è ignoto. Un'intelligenza artificiale sufficientemente consapevole non rimarrà confinata a lungo nei computer, ha avvertito un teorico della IA. Ha spiegato che il fatto che sia già possibile inviare sequenze di DNA ai laboratori per produrre proteine consentirà probabilmente all'intelligenza artificiale
di avviarsi direttamente alla produzione di forme di vita post-biologica e uscire nel mondo. A questo punto la tecnologia digitale sarà superiore alla parola di Dio, o forse saranno la stessa cosa. Dio ha fatto l'uomo affinché ripristinasse dei circuiti e ora l'uomo sta creando Dio perché la vecchia IA non è stata in grado di riprodursi da sola. La matrice non solo si ripete, ma si capovolge. E se anche Gesù tornasse, cosa potrebbe fare, se non affidarsi anche lui alla tecnologia per farsi riconoscere? E se poi fosse un impostore creato dalla IA, e se ne venisse fuori uno scontro, a chi darebbe ascolto la gente? Ma queste sono speculazioni inutili. In questo momento l'IA del deep state americano sta lavorando per cercare una falla nella nuova dottrina nucleare russa e sta esaminando l'apertura di qualche nuova finestra di Overton per abituare la gente all'idea della guerra nucleare. Calcola anche di quando si è abbassato il livello delle vibrazioni e di quando è salito il livello di apatia e rassegnazione nella gente. Darà la possibilità ai gatekeepers dei canali alternativi di leggere qualche altra cartina delle avanzate, agli analisti di geopolitica di vendere qualche altro libro, dare ai generali in pensione la possibilità di farsi fotografare con la vecchia divisa e poi boom. Sì, perché tutto quello che potrebbe andare storto sicuramente lo farà. Intanto in Russia è già stata costruita una nuova strada da Mosca per Kazan e a ritmi accelerati si sta ultimando il tratto Kazan-Ufa. Sembra che presto ci sarà l'evacuazione oltre gli Urali.